Ciao amici del bosco, non sapete in quanti modi può esserci utile l'aglio nell'orto. In questo video vediamo come utilizzare l'aglio per fare diversi preparati contro malattie fungine, parassiti e altre avversità dell'orto. Nell'orto l'aglio non è mai abbastanza, infatti io ne coltivo un sacco, un po' perché serve sempre in cucina, in tutte le ricette c'è l'aglio, tra l'altro ha tante proprietà per la salute, quindi lo possiamo utilizzare anche per prepararci qualcosa che ci fa stare meglio e poi lo possiamo utilizzare nell'orto stesso per fare tanti preparati. Sto facendo la raccolta dell'aglio, un momento molto bello perché arriva la soddisfazione dopo il lavoro. Quest'aglio l'avevo messo abbastanza tardi, quindi alcune teste sono molto piccole, ma per fare i nostri preparati ci serve proprio questo aglio, quello un po' più di scarto che non utilizziamo in cucina ma che è perfetto per i nostri preparati. L'aglio è una pianta ricca di sostanze che lei stessa utilizza per difendersi da vari parassiti e allora noi possiamo sfruttare queste proprietà anche per difendere altre piante. Tra le tante sostanze ce n'è una in particolare molto efficace, si chiama allicina, è una sostanza a base di zolfo, quella che dà quel caratteristico odore, ma questa sostanza non si trova nell'aglio in questo momento. Perché si formi io devo prima spezzettarlo, tritarlo e in quel modo verranno in contatto altre due sostanze che creeranno la nostra allicina. Rompendo l'aglio, un enzima che si chiama allinasi incontra la allina, insieme formano l'allicina. A cosa ci serve questa sostanza così particolare che si crea soltanto quando spacchiamo l'aglio? Ci serve perché ha tante proprietà antifungine e antibatteriche, sono quelle che ci aiutano anche per la nostra salute, ma ci aiutano anche per le piante. Ci sono diverse ricette che hanno come base l'aglio che possono prevedere altri ingredienti, ma adesso facciamo la cosa più semplice. Ci servono soltanto aglio, un coltello per romperlo, un contenitore per tenerlo in macerazione e dell'acqua, meglio se piovana. Per prima cosa tagliamo l'aglio, io la sto facendo con un coltello, si può fare anche con un frullatore, così proprio lo scomponete completamente. Comunque faccio una specie di battuto d'aglio e utilizzo anche le sue bucce, non le tolgo perché in questo caso ci sono utili anche loro. Per un litro d'acqua mettiamo circa 30 grammi di aglio, ora ve lo direi anche i spicchi, ma come avete visto il mio è piccolo piccolo, quindi metterò diversi spicchi. Se avete invece un bell'aglio con il suo spicchio ben formato ne bastano 3. Mettiamo i nostri spicchi in un contenitore e aggiungiamo la nostra acqua piovana. Nel mio caso questa è proprio acqua piovana raccolta nel tetto del mio capanno. Questo preparato così semplice senza riscaldare l'acqua, senza cottura, lo lascio macerare circa una settimana. Si può dare anche dopo 24 ore, ho trovato anche questa ricetta. Provate l'efficacia, sentirete un forte odore di aglio e quello insomma vi darà indicazioni sul fatto che è a buon punto, ancora si sente poco. Mi raccomando, se pensate che questo video vi sia utile, mettete un like così ci aiutate a diffonderlo, anzi se volete fatelo girare tra i vostri amici. Possiamo preparare anche un decotto, ci prendiamo i nostri spicchi d'aglio, un po' di più, invece di 3 spicchi ne prendiamo 5 o 6, sempre li tritiamo, possibilmente li frulliamo, magari siamo a casa, abbiamo anche un frullatore, li frulliamo proprio così rilasceranno ancora più velocemente le loro sostanze, li mettiamo nel nostro litro d'acqua e lo portiamo ad ebollizione, facciamo bollire per circa 15 minuti, dopo lo lasciamo raffreddare. Aspettiamo 24 ore comunque che rilasci bene le sue sostanze, poi filtriamo il tutto e siamo pronti a distribuirlo. Il filtraggio anche per questo preparato qui è importante naturalmente perché noi andiamo a distribuire con uno spruzzino e quindi dobbiamo avere un liquido che non vada ad ostruire in nessun modo il punto di uscita della nostra acqua. L'aglio è molto efficace, adesso vi spiego in tutte le situazioni in cui possiamo utilizzarlo, ma è ancora più efficace se lo utilizziamo insieme ad altre piante o ad altre sostanze. Per esempio accoppiato con il peperoncino diventa veramente un killer che ci può liberare persino dalle cimici che sono veramente una dannazione. In questo caso tritiamo insieme l'aglio e il peperoncino, meglio se lo frulliamo, lo mettiamo in acqua, questa volta usiamo l'acqua bollente così estraiamo subito bene le sostanze,
lasciamo riposare per un po', filtriamo e anche in questo caso il nostro preparato è pronto per essere spruzzato sulle foglie. È intuitivo che l'aglio con il suo odore forte possa essere repellente per gli insetti. Un po' più sorprendente invece è sapere che è molto efficace anche contro i funghi e contro le muffe, quindi contro le malattie crittogamiche. In questo caso l'allicina e altre sostanze contenute nell'aglio vanno proprio a bloccare lo sviluppo delle spore oppure a fermare l'ingresso dei funghi nei tessuti delle piante. Quindi è molto efficace in prevenzione, ma ci può aiutare addirittura quando la malattia ha iniziato a diffondersi. Zucche e zucchine stanno ancora bene, ma più avanti è probabile che arrivi l'oidio, una malattia fungina. Ecco, il nostro macerato d'aglio ci può servire anche per combattere l'oidio e se lo diamo in prevenzione, abbiamo detto, è più efficace. Ma va bene anche contro la peronospora, quindi possiamo applicarlo per esempio ai nostri pomodori. Se vediamo che sta arrivando la peronospora o se sappiamo che questo tipo di problemi si presentano spesso nel nostro orto. L'aglio va bene anche per curare dall'alternaria, dalla botrite, dai marciumi, quelli che vengono nelle radici, dalla ruggine e si può utilizzare anche per la bolla del pesco. L'aglio poi è molto efficace per difenderci da diversi insetti, può essere veramente la soluzione a cui non avevamo pensato e che va a sostituire magari degli insetticidi più pesanti e invece l'aglio è completamente sostenibile e ci può veramente aiutare tanto. Si utilizza contro gli afidi, si utilizza contro alcuni tipi di acari come per esempio il ragnetto rosso, ma va bene come dicevamo anche contro la cimice, le cimici anzi, perché ne abbiamo diverse specie, abbiamo anche la cimice asiatica che ci dà tanto fastidio. Ebbene, aglio, magari insieme anche al peperoncino, possono veramente tenere lontani dalle nostre piante questi insetti. Come lo fanno? Ci riescono perché il loro odore è così forte da rendere difficile agli insetti entrare in contatto con altri insetti della loro specie, quindi si blocca la riproduzione. Inoltre l'odore di aglio camuffa l'odore magari dei pomodori se le nostre cimici vogliono arrivare nelle piante di pomodoro e quindi non riescono a trovare la pianta alla quale sono interessati e le teniamo lontane. Ci aiuta anche contro la mosca bianca, contro i tipidi, contro le cocciniglie e va bene anche contro diversi lepidotteri. Ora nei lepidotteri, che sono le farfalline, ci sono tante specie diverse, soprattutto ci aiuta contro i bruchi che vanno a fare danno, come per esempio il bruco della cavolaia, ma anche contro la carpocapsa, quindi potrebbe essere un trattamento preventivo da dare anche alle nostre piante da frutto. Come repellente l'aglio funziona anche contro le lumache e contro le limace, un'altra dannazione dell'orto. Possiamo spruzzare il nostro preparato, magari misto aglio e peperoncino, sulle piantine appena messe a terra, quelle più interessanti per le nostre lumache, quindi possiamo spruzzare sulle foglie e anche subito intorno alla base del fusto della piantina e in questo modo cerchiamo di distogliere le lumache che possono andare da un'altra parte, magari contemporaneamente mettiamo qualche esca vicino all'orto e facciamo in modo che si dirigano da un'altra parte. L'aglio stimola anche le difese immunitarie della pianta, le incoraggia a produrre delle sostanze che sono a loro volta antimicrobiche, quindi abbiamo un effetto di prevenzione ulteriore. I trattamenti a base d'aglio li dobbiamo spruzzare la sera, al tramonto, quando non c'è il sole, come per tutti gli altri trattamenti. Quando andiamo a mettere delle goccioline sulla foglia, se siamo in un momento più caldo della giornata con il sole alto, rischiamo di ustionare la nostra pianta, quindi facciamolo sempre la sera e facciamolo anche nella pagina inferiore, perché sia che ci siano degli insetti, che ci siano appunto delle malattie fungine, dobbiamo andare a colpire tutte le parti che possono essere interessate dal problema. I trattamenti vanno ripetuti nel tempo naturalmente, quindi possiamo decidere di farne uno a settimana o uno ogni 10 giorni. Se abbiamo un attacco evidente possiamo insistere e farli più frequentemente. Se piove, che arriva proprio un vero acquazzone di quello che lava tutte le foglie, possiamo ripetere il nostro passaggio con il macerato d'aglio.
Come tutti i trattamenti però può avere anche delle controindicazioni, dobbiamo fare attenzione. Abbiamo detto che è un repellente per gli insetti, quindi se la nostra pianta è in fioritura, deve fare delle fioriture, potrebbe succedere che anche gli insetti impollinatori vengano respinti o vengano in qualche modo tenuti lontani dal nostro aglio. Quindi facciamo i nostri trattamenti sempre con un occhio di attenzione alla particolare situazione che ha ogni pianta. Quindi prendiamoci cura dell'orto utilizzando sostanze naturali come l'aglio. L'aglio è fondamentale, piantiamolo più che possiamo, ci servirà per tanti trattamenti, ci servirà in cucina ed è anche un ottimo repellente contro, pensate, degli animaletti, per esempio le talpe se ci danno fastidio o alcuni roditori. Quindi disseminiamolo ovunque, piantiamo aglio e vedrete che ci sarà utile. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! E che siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore come alberi nel bosco.